Vi piace il sushi ma non avete mai provato perché vi sembrava difficile? Niente paura, ecco una ricetta facilissima per farvelo a casa come al ristorante. Io sono Lori, questo è il mio canale di cucina Greedy Web e vi spiegherò come fare il sushi, il gimpa e gli onigiri. Gli ingredienti li dirò man mano nel video, ma li troverete scritti per esteso a fine video e anche sotto il video nell'info box e nel blog. Iniziamo con gli ingredienti per preparare il riso. Ci vogliono 500 g di riso per sushi, 600 ml di acqua che prenderemo dopo, 40 g di zucchero, un cucchiaino di sale, 130 g di aceto di riso, un pezzettino di alga kombu, io non ce l'ho perciò ho aggiunto un po' di sale poi nella cottura. Cominciamo versando lo zucchero e il sale in un pentolino dove c'è l'aceto di riso. L'aceto prendetelo apposito, non usate l'aceto normale perché è troppo forte il punto di acidità. Portiamo il riso sotto getto dell'acqua e sciacquiamolo per bene per almeno 5-6 volte fino a che l'acqua non diventa trasparente. Aggiungiamo adesso l'acqua fino a coprire per bene il riso e facciamolo riposare 15 minuti. Mentre aspettiamo, prepariamoci le verdure per farcirlo. Prendiamo una zucchina e 2 carote, tagliamole prima a metà e poi a stiletti. Facciamo lo stesso con un cetriolo sott'aceto. Puliamo e tagliamo a fettine un quarto di avocado. Trascorsi 15 minuti riprendiamo il riso, lo risciacquiamo un'altra volta e lo scoliamo. Lasciamolo nel colino scolare per 15 minuti. Continuiamo a preparare la farcitura. Prendiamo del salmone affumicato. Io ho scelto quello avvolto con l'alga che è tagliato più spesso ed è perfetto. E 2 pacchi di alga nori. Io ho scelto questa. Voi scegliete la marca che trovate al supermercato. Allora, abbiamo preparato 2 carote, una zucchina, il salmone, l'avocado, 4 cubetti di spinaci, il cetriolo e 2 uova. Mettiamo le uova con una forchetta con un pizzico di sale. Riscaldiamo la padella di 20 cm con un filo di olio e versiamo le uova. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere. Nel frattempo in un'altra padella mettiamo un po' di olio e facciamo cuocere le zucchine con un pizzico di sale. Copriamo e facciamole appassire. Quando la frittata è cotta dalla parte bassa, rigiriamola e facciamola cuocere un altro paio di minuti. Appena è cotta trasferiamola in un piatto e tagliamola a striscioline larghe 1 cm. Mettiamo sul fuoco la padella con gli spinaci e un pizzico di sale, copriamo e facciamoli cuocere. Nel frattempo sono pronte le zucchine, trasferiamole in un piatto. Mettete nella padella le carote con un pizzico di sale e un po' di acqua. Mescolatele e fatele appassire e rosolare appena. Mescolate ogni tanto. Trascorsi 15 minuti rimettiamo il riso nel contenitore del microonde. Voi se ce l'avete potete cuocere il riso nel cuociriso oppure in una pentola normale a fiamma bassissima. Aggiungiamo adesso 600 g di acqua, un pizzico di sale e cuociamo per 13 minuti il riso nel microonde. Nel frattempo anche gli spinaci sono pronti e mettiamoli in un piatto. Mettete sul fuoco il pentolino con l'aceto e appena lo zucchero si scioglie toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare. Quando il riso è pronto si dovrebbe versare in un contenitore chiamato anghiri e mescolare con una spatola che si chiama shamoji. Non avendoli, io lo mescolo nella stessa ciotola della cottura che è bassa e larga come l'anghiri e con una spatola di silicone piatta, non usate d'acciaio o altre cose, usate una spatola piatta. Versiamo l'aceto preparato sul riso e mescoliamo per bene con una spatola piatta fino a evaporare tutto l'odore dell'aceto e facciamolo raffreddare fino a temperatura ambiente.
Adesso possiamo iniziare. Prendiamo una stuoia di bambù o una stuoia come questa, poniamoci sopra un foglio di pellicola e al centro una sfoglia di alga nori. Adesso bagnatevi le mani con l'acqua fredda. Prendiamo poco alla volta il riso e poniamolo sull'alga lasciando 1-2 cm da un lato. Dovete bagnarvi le mani altrimenti non potrete maneggiare il riso perché è molto colloso. E continuate fino a fare uno strato omogeneo sull'alga. Adesso posizionate la farcitura. Mettiamo la zucchina, le carote, gli spinaci, 2 striscioline di frittata, le strisce di salmone, il cetriolo e l'avocado. Bagnate appena la parte dell'alga che abbiamo lasciata vuota. Arrotoliamo il sushi aiutandoci con la stuoia di bambù. Continuate a stringere i rotoli aiutandovi tenendo la parte opposta della stuoia e spingendo verso di voi la stuoia con il rotolo. Aggiustate l'alga se si è arrotolata. Riaggiustate e chiudetelo per bene. Avvolgete nella pellicola e mettetelo in un vassoio o tagliere piano e ponetelo in frigo per almeno 30 minuti prima di tagliarlo. Adesso facciamo quello col surimi, ma potete mettere anche i gamberetti, del tonno, della carne tagliata sottilissima e fritta se volete fare kimpa. Arrotoliamo anche questi e poniamoli in frigo. Con il riso rimasto, o potete farne anche di più, facciamo gli onigiri. Prendiamo una parte di riso, pressatelo nell'incovo della mano, bagnato ovviamente, se non vi sta nelle mani appiccicata, e farcitelo come volete. Noi abbiamo farcito con le verdure che sono rimaste e 2 fettine di salmone. Chiudete per bene e lavoratelo tra le mani fino ad ottenere un triangolo. Adesso prendete una striscia di alga nori e avvolgete gli onigiri. Mi raccomando, la chiusura va in basso. E anche questo avvolgetelo nella pellicola e ponetelo in frigo. Passata la mezz'ora possiamo tagliare a fettine i rotolini da 1,5 cm fino a 2 cm. Tagliamo via la prima fetta e guardate che belli sono, perfetti. E poniamoli su un piatto da portata. Tagliamo anche quello con i surimi. Guardate che bello, non ve ne è venuta fame? Ed ecco l'onigiri. Vanno serviti con salsa di soia dolce. Lo so che non si dice, ma itadakimasu in giapponese, maisu isuji desu in coreano e buon appetito in italiano. E voi non resta che provarla nella vostra cucina e farmi sapere cosa ne pensate con un commento sotto il video o un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati per le nuove ricette. Mi trovate anche su Facebook e su Instagram, vi metto i riferimenti sotto il video nell'info box. Vi aspetto al prossimo video, continuate a seguirmi, un abbraccio, ciao a tutti, ciao!